Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Fluifort, sciroppo, Dompe Farmaceutici SpA, ultimo aggiornamento. 20 settembre 2021. Cos'è Fluifort, sciroppo? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fluifort, sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Fluifort, sciroppo? Fluifort, sciroppo è un farmaco a base del principio attivo carbocisteina sale di lisina monoidrato, appartenente alla categoria degli mucolitici e nello specifico mucolitici. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompe Farmaceutici SpA. Fluifort, sciroppo può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Fluifort 90 mg/ml sciroppo 200 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Dompe Farmaceutici SpA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: carbocisteina sale di lisina monoidrato. Gruppo terapeutico: mucolitici. Forma farmaceutica: sciroppo. Indicazioni: mucolitico, fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio acute e croniche. Posologia: alla confezione è annesso un bicchiere dosatore graduato. Per aprire la confezione è necessario premere con forza il tappo e ruotare contemporaneamente in senso antiorario. Adulti: 15 ml 2-3 volte al dì o secondo prescrizione medica. La durata massima della terapia è fino a 14 giorni. Tuttavia carbocisteina sale di lisina monoidrato può essere impiegata anche per periodi prolungati, secondo giudizio del medico. Bambini oltre i 5 anni: 5 ml 2-3 volte al dì o secondo prescrizione medica da 2 a 5 anni. 2,5 ml 2-3 volte al dì o secondo prescrizione medica. La durata massima della terapia è fino a 7 giorni. Tuttavia carbocisteina sale di lisina monoidrato può essere impiegata anche per periodi prolungati, secondo giudizio del medico. In considerazione delle caratteristiche farmacocinetiche, la posologia consigliata può essere mantenuta anche in pazienti con insufficienza renale ed epatica. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ulcera gastroduodenale. Gravidanza ed allattamento. Il farmaco è controindicato nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I mucolitici possono indurre ostruzione bronchiale nei bambini di età inferiore ai 2 anni. Infatti la capacità di drenaggio del muco bronchiale è limitata in questa fascia d'età, a causa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In studi clinici controllati non sono state evidenziate interazioni con i più comuni farmaci di impiego nel trattamento delle affezioni delle vie aeree superiori ed inferiori né con alimenti e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Fluifort, sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fluifort, sciroppo durante la gravidanza e l'allattamento? Sebbene il principio attivo non risulti né teratogeno né mutageno e non abbia mostrato effetti negativi sulla funzione riproduttiva nell'animale, Fluifort non deve essere somministrato in gravidanza, vedere 4.3. Poiché, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati riportati effetti negativi del farmaco sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari.
Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono descritti secondo la classificazione per sistemi e organi secondo Meddra e sulla base della frequenza stimata dall'esperienza post-marketing. Le frequenze sono definite come segue. Molto comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I sintomi riportati in caso di sovradosaggio sono mal di testa, nausea, vomito, diarrea, gastralgia, reazioni cutanee, alterazione dei sistemi sensoriali. Non esiste un antidoto specifico. Si consiglia di provocare il vomito ed eventualmente di eseguire lavanda gastrica seguita da terapia di supporto specifica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento. Espettoranti escluse le associazioni con sedativi della tosse, mucolitici. Codice ATC. R05CB03 carbocisteina sale di lisina monoidrato ristabilisce in proprietà farmacocinetiche. Carbocisteina sale di lisina monoidrato dopo somministrazione orale viene assorbita in modo pressoché totale e rapidamente. Il picco di assorbimento si ha in 1,52 ore. L'emivita plasmatica è, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità acuta, di tossicità subacuta e cronica non hanno evidenziato manifestazioni di tossicità a dosaggi notevolmente superiori a quelli terapeutici consigliati, DL50 in mg/kg. Topo e ratto IP, elenco degli eccipienti: saccarosio, aroma naturale di ciliegia, contenente etanolo, metile paraidrossibenzoato, caramello, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Fluifort, sciroppo a base di carbocisteina sale di lisina monoidrato sono Broncolib, Cofitus mucolitico, fonte foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.